canne, fucile d'occhiali. Quando il mare è una tavola blu, sotto un cielo di mille colori, ci tuffiamo con la testa su. Permesso. Wow, che meraviglia. Bellissimo. C'è anche la vista. Hai visto? Fantastico. Amore, io vado a prendere qualcosa a casa e poi passo in stazione a prendere Dante. Va bene, allora io metto la macchina in box. Ok, a dopo. A dopo. Ciao Vio! Bye bye. Dante. Intrigante. Tutto bene? Caldo. Permesso. Dante! Ciao, io sono Viola. Nicoletta, la ragazza di Frankie. Andiamo a fare l'aperitivo? Andiamo. Guarda che vista! Niente male. Eh? Pure le signore ormai sembrano aver 12 anni. Ti assicuro che mia nonna da quando ha un Maple sembra una modella di David LaChapelle. Ma ti immagini se domani saltassero tutti i Maples? Sarebbe pazzia collettiva. E non finisce, eh? Continua a scattare. Fa quasi piangere. Prendiamo? Alla vostra. Alla vostra. Alla vostra. Ma tu Dante allora di cosa ti occupi di bello? Lavoro con i computer, ho un ufficetto a Genova, mi occupo praticamente di tutto perché si rimanga nell'illecito. Ma su, quanti anni hai? La stessa età di Frank, 21, ma da circa 13 anni ogni mattino mi alzo, accendo il computer e miglioro il mio livello. C'è tutto un mondo da scoprire là dentro e prima inizi e meglio è. Fantastico, quindi possiamo definirti un hacker praticamente. E questo dove l'hai pescato? 2004, campus tennistico del FAI della Paganella. Avevamo una stanza doppia che dividevamo e niente, io chiassoso, casinista, lui solitario, pochissime cose in comune, discorsi quasi zero, però penso che sia ciò che basta ad essere amici per una vita. Parole sante. Amo, ma che posto? Ci facciamo un Instagramontro? Dai, sì, un Insta pic subito, però insieme. Io la metto su Face. Io la metto su Insta. Aspetta che vado a prendere, dietro. Ecco, esatto. Bene Per il i mare, il cielo. Un'altra da sotto. Belline. Insta tramonto al 100%.
ci fa ancora qua? Smanetto. So io cosa ti sei appena smanettato. Fortuna che non ci ho mai capito un cazzo di sta cosa. Vieni a dormire, va? Vai. Va bene, qualcosa di importante? Dipende dai punti di vista. No. Ciccio. Senti, lasciami stare che sono già incazzato che non mi si accende più il Maple. Perché stavo per dire la stessa cosa. Cazzo hai avuto un déjà vu? No, però c'è quel giorno che anche a me oggi non va, guarda, non c'è verso. Sì, hai ragione. Marco! Neanche a te funziona l'iPhone? Oh, da nessuna parte. Siamo nella merda, non parlo più nella merda, non hanno più telefono, come facciamo? No, ma frega. Vabbè, io me lo prendo quello. Ma raga, tutti a premura che magari laggiù funziona, Vediamo. Siamo svegliati, eh? A proposito, sai che ore sono? Perché di solito controllo sul Maple, ma stamattina non partiva più. All'inizio pensavo fosse un problema solo del mio. Poi sono sceso in spiaggia e ho scoperto che erano tutti morti. Solo i Maple. Però sai qual è la quota di mercato della Maple in Italia? 92%. Stamattina in tutto lo chalet c'era un telefonino che funzionava. Un Nokia 3310. Pazzesco. Sono le 3 comunque. No, comunque che cazzo ti sei inventato? Perché lo so che sei stato tu. Ieri sera, dopo che mi ha dato l'illuminazione, ho trovato l'indirizzo IP del server che gestisce il ripetitore di tutta la rete 3G del Veneto. Sono riuscito ad entrarci in SSH. Tra l'altro quei coglioni avevano lasciato come password buona sola. Dopodiché ho inserito un virus che avevo preparato 2 mesi fa appositamente per i dispositivi Maple e da stamattina alle 7:30 non funzionano più. Ed è inutile che provano ad uscirne, tanto l'unico che sa i codici per disattivare tutto ce l'ho proprio qui davanti a te. Tu sei un pazzo. Ma ti rendi conto che così adesso nessuno può più comunicare? Franchi, voi non vi direte conto, la gente non si fa più delle domande, la pappa è troppo pronta. Prendi esempio in fotografia, 15 anni fa, prendevi la tua macchina fotografica, scattavi una foto, le portavi a sviluppare dal fotografo e dopo qualche giorno avevi il tuo album da sfogliare. Adesso vai con un telefono, fai un click e dopo neanche 2 secondi metti una foto sul social per prendere dei fottuti mi piace. Aveva ragione Einstein, rischiamo proprio di diventare scemi. Dante, o tu della vita non hai capito una sega, come penso io, oppure sei avanti 100 anni. Franchi, lo sai che io sono un po' controcorrente. Vaffanculo, va, pezzo di merda. Non ce la faccio più. Di colpo tutti sono impazziti con questi Maples. Oggi in comune si è presentata la famiglia Repetto al completo. Nonni, nipoti, figli, e dicendo che in questo paese non funziona un cazzo, che questa cosa della tecnologia è solo la goccia che fa traboccare il vaso. L'anno prossimo ci sono le elezioni, hanno detto che spostano tutti i voti in blocco per De Giorgis. Sta gente, tutta sta gente, sa solo che lamentarsi. E guarda, te lo giuro, per fortuna che non c'ero, che ero a dormire, perché se no li prendevo uno di quei 2 gemellini che li odio, ve ne davo mai tante, ve li fanno salire un crimine con dei sussabellini. Ma tu, ma le provate proprio tutte? Cioè, hai chiamato Castelli? Ha provato a chiamarlo, ma sta portando la barca in Spagna e in mezzo al mare il telefono non prende. E la Maple? Gli americani, io non li chiamo. Qualcuno vuol farlo? Lo faccio. Io non li chiamo. Un problema, fammi pensare.
Lucertola Bianca. C'è un nuovo sciamano in paese che sta al bunker, medita, e c'è andata una tipa che conosco io, che aveva una cifra di problemi. Aveva il problema della mezza età, aveva il problema che si stava divorziando col marito. E invece adesso ha fatto una chiacchierata con questo e sembra che gli ha risolto tutto. Secondo me è la strada da prendere, lui ci può trovare una soluzione. Proviamo! Franci, ma come faccio a chiamare? Devo premere ok? Ma io cosa ne so? Sei tu la più grande. Ma non puoi controllare come funziona sul Maple? Ceci, ma sei deficiente, eh? Dai, per favore! Cosa fa straniero in tono di... No, tranquillo, siamo... Non ho capito, sono sindaco. Io farei sempre questo scherzo. Principali di cascare sempre. Adesso siediti, però prima togli scarpe. Veloce, togli scarpe in tana di Lucertola Bianca. E adesso siediti. Siediti qua. Siediti qua. Lucertola Bianca insegna a te adesso a meditare. E adesso che Viso Pallido ha imparato a meditare, spiegare Lucertola Bianca quale tormenta lo porta qua. Maestro, non sappiamo più cosa fare. Qualcuno ha sabotato la rete dei Maples e tutti hanno un Maple. E a qualche giorno sono tutti morti. Tutti morti, la gente sta impazzendo, è un incubo. E in più la gente cosa fa? Viene da noi, da me, che sono lo sindaco, a lamentarsi con le lezioni dietro l'angolo. È un incubo, non sappiamo più come fare. Abbiamo provate assolutamente tutte e ora confidiamo nel suo sapere superiore. Abula, Togor. Diritto Zedek illustra chiara situazione, ma prima dice che tu pagare anticipo, prego. Per noi i soldi non sono un problema, solo un po' di discrezione, non vorrei una denuncia per peculato. Situazione molto chiara. Lucertola Bianca non studia tecnologia, ma studia stregoneria e ha visto passato, presente e futuro dei vostri Maples. Quindi tu, Viso Pallido, considera fortunato perché Lucertola Bianca poter risolvere il tuo tormento. Ma adesso va, lascia meditare Lucertola Bianca in pace. Sarà Lucertola Bianca a contattare te e non contrario. Ma presto cosa vuol dire? Spirito Zedek non contempla fretta. Ciao Lucia, ma Davide è in casa? Sì, perché? Perché dobbiamo usare il computer. Maples non funziona da 2 giorni. Dobbiamo tutti usare Facebook. Sì, però 2 alla volta perché stamattina è venuta la colf. In più, questa storia che non si fanno più feste a Bonassola, a Luna tutti a casa. Sì. Ma così? Così proprio, a casa. Noi ci incamminiamo verso casa. Io mi sa che sto ancora un po' in bagno. Non ti guardi delle chiavi, Frank, però vai pure su a dormire. Anche tu, vai pure giù. Comunque questa cosa del blocco di Maples è da impazzire, io non ce la faccio più. I nostri genitori mica ce l'avevano. Vabbè dai, cambiamo discorso. Tu che musica ascolti? Io ascolto principalmente musica classica, a volte mi concedo un po' di Max Pezzali sotto la doccia. No, io me ne sono interessata un botto quest'anno, soprattutto perché una mia amica era appassionata e credo che quello che mi ha colpito di più forse Bukowski. Charles. Mai sentito. Mi informerò. Comunque Viola, io devo andare sulla casa di Frankie perché devo terminare un grosso lavoro con il computer. Ah, Ti dispiace se mi merito un po' di solitudine? ma in realtà un pochino sì. Però vabbè, non voglio disturbarti. Buonanotte. Notte Viola.
Sappiamo benissimo chi sei. E tu? Avrei già capito chi siamo noi, visto la quantità di informazioni che gira tra voi piccoli Robin Hood del cazzo. Alfa e Omega, agenti della Maple Europe, rigorosamente italiani. Non vi veri? Zitto! Non siamo mica a scuola, stronzetto! Sarò breve. Entro domani alle 6:30 dovrai aver sistemato tutto. E con tutto intendo tutto. Altrimenti vedrai spuntare le nostre belle faccine a rendere più liete le tue ultime preghiere. Giacomino, credo di non essere stato sufficientemente chiaro. A domani! Buon pomeriggio. Si accomodi, prego. Prego, si accomodi qui, maestro. Visto che bel salone? Ecco olio sacro di spirito Zedek, 4 cuori di colomba vergine, piante statiche essiccate al chiaro di luna e 4 frutti della passione provenienti da Indocina. Prego passare lucertola bianca a Maples. Eros, daglielo tu. E adesso invoco grande spirito Zedek per cura di Maples, versando olio sacro. E questa è medicina per Maples. Effetti di medicina si potranno verificare da qui ai prossimi 24 ore, quindi consiglio visi pallidi di non avere fretta. Maestro, ma è sicuro che funzionerà su tutti i telefoni? Dovrebbe. Sono stati loro, vero? Sì. Quanti erano? 6, 7. Quanti? Ma ti rendi conto che con tutti i miliardi che hanno potevano portare un esercito e farti fuori una volta per tutte? Al giorno d'oggi i martiri non vanno troppo di moda. Ma ti hanno dato un ultimatum? Domani alle 6:30. Ti confesso che un po' mi dispiace che tutto questo stia per finire. Per vivere il mondo bisogna seguire le tendenze. Per iniziare a capirlo te ne devi straniare. Io volevo solo far capire che la scelta non è tra quale app installare, quale video guardare, quale tipo di messaggio mandare, ma la scelta è tra vivere con un telefono o dentro un telefono. Bene, lavoro mio terminato. Lucertola bianca ora andare. Arrivederci. Ehi, maestro, dove vai? Fermo qua. Controlliamo subito. Funziona! Sì, funziona. Funziona? Funziona già? Amore? Ciao. Il Maple Eros è ripartito. Davvero? Sì, dovrebbero funzionare tutti. Ok, va bene, ci vediamo a casa. Ragazzi, pare che siano ripartiti. Trovate un po'? Oh, sono ripartiti. Ragazzi, uno sciamano ha fatto ripartire tutti i Maples. Scusi, ma quello è un Maple? Vai che sono le 6:30.